Ciao a tutti amici della Vergine, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Vergine e le tendenze energetiche disponibili per la seconda metà di maggio per l'amore. Abbiamo la carta del mago. Amici della Vergine, può essere un momento di azione dove ci sarà qualche movimento in avanti. È un arcano numero 1, quindi si parla anche di nuovi inizi. Andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo e sono valide per il segno solare, il segno lunare e l'ascendente. E per chi volesse una consulenza personalizzata con me mi può contattare via mail e sotto nella descrizione trovate anche il numero di telefono, il link alla pagina web, il link alla sezione degli abbonati per il percorso di crescita, i link ai corsi gratuiti presenti sul canale e il link al corso di livello intermedio di tarocchi intuitivi. Bene, allora partiamo con un 2 di spade, abbiamo un 9 di bastoni, 9 di coppe, asso di denari, 4 di bastoni, 5 di bastoni e amanti. Bene ragazzi, adesso andiamo a vedere carta per carta e se siete single potete rimanere con questa parte della lettura, infatti la leggerò come se fosse per persone single. Se avete qualcuno in testa, fermatevi perché nella seconda parte della lettura andiamo a vedere il movimento energetico della vostra persona di interesse, indipendentemente da quale sia il legame. Allora, partiamo da questo 2 di spade che mi fa pensare a un momento di dubbio, ad un momento di incertezza. Potreste anche essere davanti a un bivio, ad una scelta da dover effettuare. Abbiamo la stella, la morte e gli amanti, 3 arcani maggiori, ragazzi. Ho come la sensazione che per qualcuno si possa trattare del ci credo ancora nell'amore oppure no. Per qualcun altro ho come la sensazione che sia qualche relazione che state lasciando indietro o che dovete lasciare indietro. Se non avete proprio nessuno, beh, innanzitutto la carta degli amanti potrebbe essere qui perché vi invita a lavorare sull'amor proprio, però siccome c'è anche una morte e una stella, è come se avesse bisogno di cambiare le prospettive o le aspettative o l'ideologia per quello che riguarda la relazione in generale, le relazioni d'amore, diciamo. Andiamo a vedere il 9 di bastoni. Abbiamo un 7 di coppe e un 3 di spade. È come se ci fosse stata una disillusione e questo 9 di bastoni mi dice che siete allerta, che probabilmente state tenendo lontano un po' tutti, mi viene da dire. Questo 3 di spade mi dice che c'è una ferita ancora aperta, ma qui avete anche la morte. Io credo che qualcuno di voi stia ancora purgando qualche cosa di vecchio. Andiamo a vedere il 9 di coppe. Sei di bastoni e 5 di coppe. Sì, c'è come la voglia di cercare, se vogliamo, la stabilità, la serenità, la tranquillità.
Ci si vuole un po' allontanare da questo 5 di coppe, che è un po' la sofferenza, il vuoto. Sento come se aveste effettivamente un vuoto che avete bisogno di colmare. Il 6 di bastoni, ho la sensazione che sia qui per dirvi che avete bisogno di essere visti, oh, c'era anche un 4 di spade e un 10 di bastoni. Mhm. Sì, c'è come qualche cosa che dovete lasciare indietro qui, ragazzi. C'è effettivamente questo altro 10 di bastoni. Sono delle aspettative, delle ideologie, come vi dicevo qui. Per qualcuno questa stella fa riferimento a un sogno romantico che secondo me o avete avuto fino ad adesso o vi siete magari creati con la persona, ehm, con l'ultima persona con la quale avete avuto una relazione. Cioè c'è come qualche tipo di obiettivo, di sogno che avete bisogno di ridimensionare perché ho la sensazione che vi crei come un disequilibrio con il 4 di spade. Io sento che è come se aveste bisogno di riequilibrare qualche cosa. Di solito è una carta che ci parla di una guarigione di tipo psico-emotivo. Sì, ma sento che dovete fissare nuovi obiettivi. Andiamo a vedere l'asso di pentacoli. Luna e 7 di pentacoli. Io ho come la sensazione che qualcuno di voi speri ancora che con l'ultima persona che avete frequentato possa eventualmente nascere qualcosa o ricominciare qualcosa. Nel caso non vogliate proprio saperne dell'ultima persona, vi dico che con questa luna ci sono come delle paure che vanno ancora affrontate. Secondo me non avete ancora finito il periodo di purga, morte, 3 di spade, 4 di spade e luna. È come se aveste bisogno di vedere l'altra faccia della medaglia con la carta della luna. Che tipo di concretezza cercate in una relazione? Che tipo di... ehm, vi dirò, per qualcuno ho come la sensazione che siate solo pigri a voler iniziare qualcosa di nuovo, per X paure, però ho come l'idea che qualcuno di voi potrebbe anche, ma tra il 9 di bastoni e questa luna ci sia parecchia paura, vi stiate difendendo, stiate tenendo lontani. Io sento che avete anche varie possibilità di socializzazione, varie possibilità di conoscenza, però che in qualche modo non fate mai qualche cosa di concreto per iniziare magari una conversazione, una conoscenza. Andiamo a vedere il 4 di bastoni. Abbiamo un re di bastoni, il mago e la giustizia. Mm. Allora, vi dico che secondo me verso la quarta settimana di maggio potrebbe entrare questo re di bastoni, potrebbe essere un segno di fuoco, ragazzi. Potrebbe anche avere ascendente bilancia, essere bilancia con un ascendente di fuoco. C'è un mago, c'è un nuovo inizio, ce l'avevate anche qui, però con la carta della giustizia è come se fosse un qualche cosa di, come vi posso dire, fatto secondo le regole. Può essere un corteggiamento o un corteggiatore o una corteggiatrice, non è detto perché sia un re che sia un uomo, si parla solo di energie. Però comunque direi con un certo spessore. Potrebbe anche essere una persona con una figura di rilievo, magari un personaggio politico piuttosto che di spicco. Andiamo a vedere il 5 di bastoni. 9 di bastoni nuovamente, 10 di spade. Sì, verso fine maggio è come se si iniziasse a lasciare indietro tutta questa sofferenza della morte del 3 di spade. Avete ancora le barriere alte perché avete questo 9 di bastoni che si ripete, però è come se ci fosse
un qualche cosa che si smuove con questa persona. Secondo me potrebbe esserci un incontro, un qualche cosa di un po' più intimo che non sia solo una chiacchiera. Andiamo a vedere però la carta degli amanti. 5 di pentacoli. E matto, datemi una carta per il 5. La torre. La sensazione che ho con queste carte è che dobbiate togliervi questa attitudine da 5. Qui avete un 5 di coppe e qui avete un 5 di pentacoli. Ambedue richiamano un pochettino l'archetipo della vittima, quindi succedono tutte a me, non so che cosa fare, piuttosto che anche un po' quella sorta di pigrizia, no? Di cui vi ho parlato prima, il fatto di non avete un 8 di spade, ma avete il 2 che siamo lì, il non vedere, perché è bendata la figura, il non vedere quale potrebbe essere un'alternativa, quale potrebbe essere un lavoro di introspezione, di guarigione da fare, quali sono le aspettative, gli obiettivi e i sogni un po' troppo utopici a cui vi siete afferrati fino ad adesso, c'è come una morte dell'ego, se vogliamo, anche quella è una morte, un rendersi conto che fino ad adesso ci si è sbagliati. Bisogna passare da queste paure di cui ci parla la luna, potrebbero anche essere proiezioni, perché qui comunque avete un 7 di coppe ed è un po' una carta di illusioni, quindi una volta che con questo 4 di spade riuscirete a capire qual è stata la visione parziale del vostro passato, con questo re di bastoni, secondo me, riuscirete un attimino a fare le cose in modo un po' più equilibrato, in modo un po' più equo, se vogliamo. C'è un bellissimo matto alla fine della lettura, quindi secondo me inizia perlomeno una nuova conoscenza, ragazzi, in questo periodo. È anche vero che dovete con questa morte togliere quel ego che vi fa sentire la vittima di turno. Cioè, chi si sente vittima, chi pensa che il mondo ce l'abbia con sé, con lui o con lei, è perché ha un ego gigante, perché pensa che tutti gli altri siano lì, dietro a questa persona, no? Quindi se vi capita, se siamo noi, quelli che ci sentiamo così, rendiamoci conto che il mondo non è lì a guardare noi, siamo un granello di sabbia in mezzo a tanti, quindi scendiamo un po' dal piedistallo. Avete anche questo fante di pentacoli al contrario. Non sentiamoci così tanto importanti per la vita degli altri, ognuno ha la propria vita, i propri percorsi e questo 9 di coppe, questa abbondanza, questa pienezza, bisogna trovarla dentro di noi, lasciando stare le aspettative e riequilibrando i desideri e il cuore, i desideri della mente e del cuore, mi viene da dire. Comunque una bella storia, una bella avventura potrebbe proprio iniziare in questo periodo. Adesso ragazzi andiamo a vedere per chi ce l'avesse l'energia della vostra persona di interesse. Non importa quale sia il legame, potreste essere conoscenti oppure frequentarvi da un po', essere in una relazione anche di convivenza piuttosto che in una relazione complicata o magari clandestina. 3 di pentacoli, 6 di coppe, mondo, sacerdotessa, 8 di bastoni, morte e 5 di pentacoli che avete anche voi. Allora, partiamo da questo 3 di pentacoli. Io sento che c'è qualcuno che vuole costruire con voi. Ci sono come dei progetti. Io qua, se guardo la vostra energia in relazione alla vostra persona di interesse, sento che in qualche modo avete bisogno di rivedere i vostri progetti personali per riuscire a stare dentro quelli della vostra persona di interesse, potrebbe essere. Andiamo a vedere il 3.
6 di bastoni e regina di coppe. Credo che questa persona abbia bisogno o voglia comunque essere riconosciuta da voi. Vorrebbe poter, mi viene da dire, essere il maschio o la donna alfa. È come se sentisse di poter pensare o provvedere ad entrambe. Andiamo a vedere il 6 di coppe. Uh, uh. Cavaliere di bastoni e re di coppe. Qui avete la regina di coppe. Ragazzi, secondo me questa persona stravede per voi. Potrebbe esserci... Allora, voi siete in una fase dove non vi farete tanto abbindolare con questo 7 di coppe, ma perché avete già dato, ci siete già cascati, ho come questa sensazione, è come se aveste già imparato qualche cosa, o meglio, state imparando a mettere i vostri paletti, però qui questa persona la sento completamente presa. Vi dico, potrebbe essere una di quelle unioni, di quelle connessioni dove veramente sentite di essere fatti l'uno per l'altro, soprattutto questa persona lo sente. Andiamo a vedere il mondo. 3 di spade, voi ce l'avete qui. E 7 di bastoni. Può essere successo qualche cosa con questa persona, ragazzi. C'è comunque una sofferenza. E siccome vedo la morte, non nego che per qualcuno potrebbe esserci stata una separazione previa e ora come un tentativo di ricominciare. Io sento che questa persona, come vi posso dire, è presa anima e corpo da voi. Potrebbe esserci un tema con la distanza, però. Vi dico, qui abbiamo re e regina di coppe, quindi secondo me è una coppia potenzialmente molto compatibile. Andiamo a vedere la sacerdotessa. Luna e imperatore. Ho come la sensazione che potrebbe esserci qualche ex, o sì, qualche ex marito, magari moglie, o semplicemente qualche ex, che non lo so, intralcia un po' le cose. Se non fosse così, vi dico che potrebbe esserci un tema con la residenza da parte di questa persona. Può essere che questa persona vi faccia tanti bei discorsi sul quanto state bene, sui progetti futuri. Mi viene da dire, facendo un po' la malpensante, che sia una persona che stia cercando una residenza fissa, cioè nel senso è come se questa persona avesse problemi magari nel pagare l'affitto, piuttosto che, non lo so, ha avuto X problemi e stesse cercando di trasferirsi a casa vostra. Ovviamente questo non risuonerà per tutti, però ve lo dico. Andiamo a vedere l'otto di bastoni. 7 di pentacoli, amanti. Cioè, gli amanti ragazzi sono usciti 3 volte, voglio dire. E regina di pentacoli. Io sento che c'è una certa frenesia. Potrebbe esserci anche una certa fretta per definire le cose, per parlare di certi temi, per far venire a galla quello che prima con la luna non si poteva sapere. Potrebbero esserci anche dei temi monetari da parte di questa persona. Andiamo a vedere la morte. Cavaliere di coppe, forza e fante di bastoni.
Non lo so, io con questo 8 di bastoni sento che ci sarà comunque una comunicazione, un- qualche notizia che arriva. Andiamo a vedere il 5 di pentacoli. Abbiamo un 10 di pentacoli e un fante di coppe. Non lo so, ragazzi, in realtà, guardando le carte così, c'è come qualche delusione qui che potrebbe arrivare. Io sento che questa persona ha tutte le buone intenzioni, siete una coppia anche molto compatibile, però è come se ci fosse un qualche tipo di situazione che deve essere trasformata. Qui c'è come una separazione che deve essere effettuata prima. È per quello che probabilmente avete la carta della giustizia. Qui vi dirò. Siccome c'era il tema della casa prima, 4 di bastoni e giustizia, può essere che voi per conto vostro stiate acquistando una casa e c'è questa persona che cerca comunque di trovare una sistemazione. Questa è una delle letture che posso avere con queste carte. E qui quello che... perché si passa da un cavaliere di coppe, dritto tra l'altro, a un fante di coppe al contrario. È come se sì, c'è la voglia di costruire a livello emozionale, però quando si parla di mettere le cose in pratica, sento che questa persona potrebbe deludervi o non lo so, è come se ci fosse una parte della relazione che può funzionare effettivamente perché vi trovate bene, perché c'è connessione, però poi da un punto di vista magari pratico, logistico, no, c'è qualche cosa che vi delude. Il 10 di Pentacoli, quando è il contrario, ehm, può essere qualche separazione, qualche divorzio. Qui avete anche la torre, gli amanti al contrario. È come o un ridefinire le regole. È come se voi voleste fare le cose fatte in un certo modo, ma l'altra persona non potesse e quindi si ridefiniscono le regole. Fatemi sapere come vi risuona. Andiamo a vedere qualche oracolo. Io credo che sia per quello che avete 2 volte il 9 di bastoni. È come se fosse una chiacchiera, una storia che avete già sentito. Sento che volete solo star tranquilli, ricominciare da capo. È come se questa persona avesse dei problemi a livello residenziale o di stabilità economica, quindi voi dite la casa è mia, la prendo io, ci vivo io, se nel momento in cui vieni anche tu è perché hai un reddito da mettere dentro, non fai il mantenuto o la mantenuta. È un po' questo il senso. Fatemi sapere se vi risuona così o qual è la vostra lettura. Allora, qui abbiamo una carta che vi dice di creare nuove memorie, c'è come un qualche cosa del passato che potreste rimuginare un po' in questo periodo o a cui potreste pensare. Parla anche di nostalgia, ma effettivamente avete la carta della luna che parla un po' di malinconia, di nostalgia, di pensieri che ritornano a galla. Oh, carta numero 11, deserto emozionale. Ma effettivamente avete 2-5 voi, eh? Sento come se aveste del vuoto. Questa persona vi dicesse X cose, però poi alla fine non si compromette. E quindi è come se questo vuoto continuasse ad esserci. Qui parla di isolazione, mi ritorno col 4 di spade, e inattività, non azione. Qui parla di pulizia. Guardate, ho come la sensazione che mi richiama un po' le costellazioni familiari questa carta,
perché è come se doveste pulire delle energie familiari, come se aveste un bagaglio delle fedeltà familiari da ripulire. Carta numero 18, profezie e visioni antiche, decisioni e guide predittive. Questa carta penso che sia la prima volta che mi esce da quando ho comprato il mazzo. C'è la sacerdotessa, sopra avete la luna. Mi viene da dire di rimanere aperti. Qui, se c'è qualche tipo di schema di comportamento che va tagliato, qualche illusione che va tagliata, ragazzi, saprete come farlo in questo periodo. Amici della Vergine, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata utile, fatemelo sapere nei commenti. Sostenete il canale con un like, date hype, iscrivetevi o condividete il video. Per chi volesse iniziare un percorso di crescita con me mi può scrivere un'email o contattare via telefono, trovate tutto sotto nella descrizione del video. Se volete iniziare un percorso di crescita da autodidatti potete abbonarvi al canale. Lì tratto tutto il tema delle credenze limitanti divise per settore, quindi l'amore, il lavoro, il denaro, il tempo, la bellezza, ce n'è per tutti i gusti. In più ci sono temi di metafisica, di metamedicina, ho iniziato una nuova playlist che parla di ermetismo, quindi un po' più esoterica. E insomma, date un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono, sono pubblici, sono le playlist con le copertine lilla, sono numerate e vanno viste in ordine progressivo di numero. Detto questo, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!